Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Vabbè, si dorme. Sono le 5 esatte. Così la nostra giornata inizia come due vagabondi alle 5 del mattino. Lì c'è un morto, per esempio, sulla destra. Tutti questi morti infagottati nelle coperte erano preparati apposta per essere poi cremati sulle rive del Gange. Lo versi dentro. Potevamo soltanto usare i cessi pubblici. Chiaramente qua non c'è carta igienica. Io per fortuna avevo salviette umidificate. Da giù c'è la pianura indiana. Andando dritti per di là si attraversa l'Himalaya e si arriva al Tibet. Ok. Thank you, yeah. Yeah. Good. Questa città è famosa non solo per lo yoga, ma anche appunto per i suoi centri dove insegnano meditazione. Queste ashram vengono dette. Si può andare lì, si aiuta questa comunità e in cambio riceve insegnamenti, alloggio e vitto. I Beatles sono stati in una di queste ashram. La si può visitare, ma oggi è completamente abbandonata. Ma comunque accessibile. Vuole mangiare il fiore. Questo qui invece è un piccolo tempio indù. Tutta questa zona qua vengono chiamati Ghat, dove le persone vengono per benedirsi, praticamente facendosi il bagno dentro il Gange. Quindi sostanzialmente stavano in pratica lavando il linga, il fallo di Shiva, come se si stessero prendendo cura di lui. Questa è un'enorme statua del dio Hanuman. Chi è Hanuman? È una specie di uomo scimmia, personificazione di saggezza, onestà, forza, devozione, dopo aver aiutato Rama, incarnazione terrena di Vishnu, a liberare sua moglie Sita dalle sgrinfie del re Rakshasa Varana. Non so la pronuncia. E abbiamo anche potuto assistere ad una lezione per giovani monaci. Non lo dire a me che ho gli scarponi e i calzini tutti neri. Nei templi non si può assolutamente indossare le scarpe. Non è solo una questione di pulizia, ma anche una questione di rispetto nei confronti del tempio. Samosa. Ah, sì. Hello. Is it possible to eat? Yeah. And the chai? Yes. Chai. Adesso ho preso un samosa e poi un chai, il classico latte con il tè. È tutto costruito in bambù. Is inside chai? Yes.
Questa magari è la volta buona che inizio a scrivere qualcosa sul diario. Sono in questa città, praticano la meditazione e lo yoga. Qui si può trovare un sacco di erba, di fumo. Vedi tutti quanti strafatti girare per strada. Mi è appena passato un topo sotto le gambe. What is? Alu? No, bread. Ok. Non ho ancora capito cosa sia, sentiamo. Davvero buono questo. Comunque dei 2 samosa e dei 2 chai ho speso 50. Ecco, questo qui è un gat per esempio. Appunto la gente viene per lavarsi, lavare i vestiti o semplicemente benedirsi con le acque del Gange. Forse anche questo era un gat, poi il Gange l'ha distrutto. E loro passano. Comunque boh, secondo me è un'esagerazione qua con le canne. Wrong side. Ah yes? Ah ok. Thank you. Siamo noi nella parte sbagliata. Sorry. We know. Voi occidentali deficienti. Ultima tappa della giornata sarebbe stato il Laxman Jula. Trattiamo il prezzo con un tuk tuk. Round trip, Laxman, and then to the bus station. 180. 400 rupees. No, less. Honest, half. Hello, to Laxman, just stop there, and then to bus station, 200, okay? Yeah? Sorry, Laxman Jula? Dove? Ok, 300 metri. Vabbè, faccio una corsa allora. Sorry, Laxman Jula? There? Right? Left. Thank you. Left. Eccolo qua. Cazzo, non si può attraversare. Ci sono i lavori in corso per il ponte. In pratica quello alle mie spalle è Laxman Jula, che non è altro che un tempio dello yoga. Più corretto sarebbe dire che è una scuola dove insegnano yoga e meditazione e altre pratiche. Bene, adesso faccio una corsa al tuk tuk per andare ad Haridwar. Haridwar è una città non molto lontana, sempre sul Gange, una delle 7 sacre dell'India. Questa notte abbiamo prenotato un appartamento lì, così ci possiamo fare una doccia, mettere in carica il power bank, i telefoni, il computer, via.